Un'altra espressione, dai, no, dai, per piacere, che dobbiamo fare altre cose. Che? Il ventilatore. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Anche voi vi siete sentiti dire o avete detto troppo spesso non mi piace? Ma non preoccupatevi, anche noi, a dire il vero, usiamo questa espressione un bel po' di volte e ci capita anche di sentirla spesso e francamente ci siamo un po' stufati. Per questo, In questo video vi forniremo tutto il necessario per non doverla ripetere mai più. Ok, forse non proprio mai più, ma sicuramente avrete sempre delle alternative a vostra disposizione. Siete pronti? dire non mi piace è ovviamente il modo più banale e comune per esprimere la nostra disapprovazione e sono tre paroline che si sentono spesso soprattutto in bocca ai bambini. Detto questo, adesso cominciamo con una lista delle 13 alternative più comuni a non mi piace. Il modo più cortese per esprimere la nostra disapprovazione, il fatto che qualcosa non ci piace, è sicuramente non fa per me. L'espressione non fa per me si usa per indicare che una determinata cosa, che possa essere un cibo, un vestito, oppure un oggetto o anche un concetto astratto, non è di nostro gradimento, non fa per noi, cioè non ci piace molto. Che ne pensi di questa gonna rosa? Ti piace? Non tanto, non fa per me. Un'altra alternativa cortese per non mi piace è non mi fa impazzire, che è proprio l'opposto dell'espressione mi fa impazzire, che invece useremmo per indicare qualcosa che ci piace tantissimo. In pratica stiamo dicendo che l'oggetto in questione non suscita in noi entusiasmo. Ieri ho visto un film d'amore e devo dire che non era male. Il che è strano, perché di solito i film romantici non mi fanno impazzire. Un'altra espressione molto usata soprattutto nella lingua parlata è c'è di meglio. In pratica stiamo dicendo che la cosa in questione non è eccezionale, anzi siamo certi che si possano trovare cose migliori. Ovviamente possiamo sempre andare a cambiare il verbo adattandolo al contesto, dicendo ho mangiato di meglio, ho letto di meglio, ho visto di meglio e così via. Ti è piaciuto il romanzo che ti ho prestato? Sì, devo dire che è carino, ma sinceramente ho letto di meglio. Un'altra alternativa decisamente più formale è non lo gradisco, che concorda in genere in numero, cioè se ci riferiamo a qualcosa al femminile diremo non la gradisco, al plurale invece diremo non li gradisco o non le gradisco. Posso offrirle del vino rosso? No, la ringrazio, non lo gradisco. Un'altra espressione abbastanza formale è non incontra o non rispecchia i miei gusti. Posso chiederle per quale motivo ha deciso di restituire questo paio di stivali? Semplicemente non incontrano i miei gusti. Per esprimere una forte disapprovazione nei confronti di qualcosa o qualcuno, possiamo utilizzare le espressioni lo odio o lo detesto. Quest'ultima un po' più enfatica ma ugualmente molto utilizzata e ovviamente anche in questo caso concordano in genere o numero con il femminile o il plurale. Hai mai assaggiato la salsa wasabi? Sì, e mi pento di averlo fatto. La detesto. A volte, quando vogliamo esprimere che un determinato oggetto o evento non ci sembra appropriato per un determinato contesto o situazione, potremmo usare l'alternativa non mi sembra opportuno, che talvolta cela una forte critica. Ho dato un'occhiata alla sua proposta e sono costretta a dirle che la citazione che ha riportato al punto 4 non mi è sembrata affatto opportuna. Non mi attira o non mi attrae.
Queste due alternative sono usate per esprimere che qualcosa o qualcuno non ci piacciono molto, non ci convincono abbastanza. Oggi ho preparato questa buonissima zuppa di molluschi. Ti va di assaggiarla? No, grazie, non mi attira molto. Analoga alle due alternative che abbiamo appena visto, abbiamo anche non mi convince. Hai provato ad applicare il nuovo metodo di meditazione che ti ho insegnato? No, non credo che lo farò. Non so perché, ma non mi convince. Nel caso in cui invece abbiamo deciso di provare qualcosa ma il risultato non è stato positivo, allora possiamo dire non mi soddisfa. Che ne pensi del mio tiramisù al limone? Buono, sì, però non lo so, non mi soddisfa. Ah, a proposito, se volete provare anche voi il tiramisù al limone per dare il vostro giudizio, non dimenticate che potete trovare la ricetta nel video dedicato proprio alla sfida tra tiramisù classico e tiramisù al limone. Come sempre potete trovare il link in alto nella card o giù nella descrizione. Un'espressione utilizzata soprattutto nella lingua parlata è non è che sia se ci riferiamo al presente o non è che fosse se ci riferiamo al passato, più un aggettivo positivo. Buonissimo, bellissimo, fantastico. E questa viene utilizzata soprattutto quando non vogliamo offendere qualcuno con dei termini troppo spiacevoli. Marta mi ha portato una fetta della sua torta di mele. L'ho assaggiata, ma non è che fosse buonissima. Un'altra valida alternativa a non mi piace è non ne vado matto o matta. Questa si usa per indicare che non detestiamo completamente una cosa, ma che comunque non ci fa impazzire. Ogni tanto ci provo a mangiare i carciofi, ma sinceramente non ne vado matto. Ultima, ma non meno importante, l'espressione idiomatica non mi va a genio, simile alla precedente. L'amico di Giada è un po' strano. Non lo so, non lo conosco bene, ma così a pelle non mi va a genio. Come avrete notato, molte di queste alternative sono abbastanza informali e colloquiali, e questo è naturale. Gli italiani usano moltissimo il linguaggio informale e colloquiale nelle loro giornate. Se invece vi siete persi il video dedicato a tutte le alternative a mi piace, da utilizzare ogni volta che siete estasiati da qualcosa, potete correre ai ripari e andare a guardarlo. Come sempre il link è qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece volete approfondire la grammatica, il lessico e la cultura italiana, allora dovete andare sul nostro sito lernamo.com, dove abbiamo pubblicato centinaia di video lezioni gratuite con altrettanti esercizi interattivi davvero utili per memorizzare tutti i contenuti una volta appresi. E non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Non ne ho dimenticato nessuno, vero? Non credo. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube. Ciao! Ciao.